Benvenuti e benvenute. E se vi dicessi che esiste un modo per creare una specie di società digitale in miniatura, un laboratorio dove, in un certo senso, testare il futuro? Beh, oggi parliamo proprio di uno strumento che punta a fare questo. Si chiama Mirofish ed è un progetto open source che ha fatto parecchio rumore. Questa frase, pensate, è la promessa che si trova direttamente sulla pagina del progetto. Va dritta al sodo, e cattura l'essenza di tutto. L'idea qui non è più fare una domanda a una singola IA, ma creare un intero mondo digitale pieno di agenti e stare a guardare cosa succede. Un cambio di prospettiva notevole. E forse la cosa più incredibile è chi ha tirato fuori dal cilindro tutto questo. Il suo creatore, Guang Zhang, aveva appena 20 anni quando ha sviluppato Mirofish. Sì, 20 anni. E non è finita qui. L'ha fatto in un tempo che ha dell'incredibile. La prima versione funzionante è nata in soli 10 giorni. 10 giorni di quello che lui ha chiamato vibe coding, che in pratica vuol dire programmare distinto, a briglia sciolta, con l'aiuto ovviamente degli assistenti AI. Potete immaginare che una cosa del genere non sia passata inosservata. L'impatto è stato, immediato. Pensate, solo 24 ore dopo aver mandato una demo a un investitore, Chentian Chao, il progetto ha raccolto la bellezza di 4,1 milioni di dollari di finanziamenti. Ok, ecco di cosa parleremo. Vedremo da dove nasce quest'idea, capiremo cos'è la cosiddetta intelligenza di sciame, sbirceremo dentro al motore per vedere come funziona, esploreremo le applicazioni pratiche e poi, punto fondamentale, ne analizzeremo con molta attenzione i limiti. Allora, partiamo dall'inizio. Mirofish non nasce dal nulla. Il suo creatore aveva già sviluppato un altro strumento, Betafish, che era schizzato al primo posto su GitHub. Ma con Mirofish ha fatto il salto di qualità definitivo, superando progetti di giganti come OpenAI e Google. Niente male, vero? E qui arriviamo al cuore della questione. Ok, ma cosa rende Mirofish così diverso da un normale chatbot? La risposta sta tutta in un concetto che è davvero affascinante: l'intelligenza di sciame. In parole povere, invece di darci una sola risposta, Mirofish crea un mondo virtuale e lo popola con migliaia di agenti autonomi, ognuno con la sua memoria e le sue idee. La cosa interessante è che i comportamenti collettivi emergono spontaneamente dalle loro interazioni. L'esempio classico è quello delle formiche che costruiscono formicai incredibilmente complessi, o degli stormi di uccelli che disegnano quelle figure pazzesche nel cielo. Nessuno dà ordini, è il collettivo che crea l'ordine. Si capisce che questo è un vero e proprio cambio di paradigma. L'IA a cui siamo abituati cosa fa? Guarda al passato, analizza montagne di dati e cerca di prevedere il futuro. Mirofish fa una cosa diversa. Cambia proprio la domanda. Non chiede più cosa dicono i dati storici, ma chiede cosa succederebbe se mettessimo un sacco di agenti digitali di fronte a una situazione del tutto inedita. Ok, fantastico. Ma tecnicamente come funziona? Com'è possibile passare da un semplice testo a un intero mondo che brulica di vita digitale? Diamo un'occhiata dentro la scatola nera. Una cosa, per chi vuole approfondire metteremo tutti i link utili al progetto qui sotto nella descrizione. Tutto il processo si può riassumere in 5 passaggi. Primo, si costruisce una base di conoscenza, una specie di realtà di partenza. Secondo, da questa base il sistema genera migliaia di profili IA unici. Terzo, la simulazione vera e propria. Questi agenti vengono messi in ambienti virtuali, come delle versioni simulate di Twitter o Reddit, e iniziano a interagire. Quarto, un altro agente, un analista, osserva tutto e scrive un report. E quinto, l'interazione. Si può entrare in questo mondo, fare domande agli agenti e persino introdurre nuove variabili per vedere cosa cambia. La cosa interessante è che Mirofish è stato costruito assemblando in modo molto intelligente tecnologie open source che già esistevano. C'è il motore OSIS, che è il cuore della simulazione, e può gestire fino a 1 milione di agenti. C'è GraphRag, che serve a dare una struttura logica ai dati di partenza. ZepCloud, che funziona da memoria a lungo termine per ogni agente. E poi è agnostico, cioè può funzionare con diversi modelli linguistici, il che lo rende super flessibile. Bene, abbiamo visto cos'è e come funziona. Ma la vera domanda è: a cosa serve nella pratica? Ecco, adesso passiamo forse alla parte più interessante, le applicazioni reali che rendono questa tecnologia così promettente. E qui la lista è davvero lunga e variegata.
Si va dalle previsioni finanziarie, simulando come reagirebbero gli investitori, ai test sull'impatto delle leggi per vedere la reazione del pubblico prima di approvarle, e poi ancora strategie di marketing per capire se una campagna funzionerà o simulazioni dell'opinione pubblica per mappare i sentimenti durante un evento importante. Persino in campo creativo, pensate, è stato usato per provare a immaginare il finale perduto di un famoso romanzo. E c'è anche un esempio pratico che, anche se va detto non è uno studio scientifico, rende bene l'idea. Pare che uno sviluppatore abbia collegato Mirofish a un bot per il trading. In pratica, prima di ogni operazione, il sistema simulava le reazioni di quasi 3.000 persone digitali e a quanto pare ha generato un profitto di oltre $4.000. Insomma, un assaggio del potenziale commerciale. E ora fermiamoci un attimo, perché siamo arrivati al punto più importante di tutta questa analisi. Per capire davvero Mirofish, dobbiamo essere realisti, professionali e parlare chiaramente dei suoi limiti. Questo è fondamentale. Dunque, la domanda da $1 milione, quella a cui dobbiamo dare una risposta onesta senza farci prendere dall'entusiasmo, è una sola. Ma allora, può davvero prevedere il futuro? La risposta è no, un no secco e senza mezzi termini. Mirofish non predice il futuro. Quello che fa è creare degli scenari possibili. È una sandbox, appunto, un ambiente di prova dove esplorare diverse possibilità a seconda dei dati e delle regole che gli diamo. Non è una sfera di cristallo e questo va messo in chiaro. Andiamo a vederli questi limiti. Primo, è un modello. Le persone simulate non sono persone vere. Secondo, la qualità della simulazione dipende al 100% dalla qualità dei dati che usiamo all'inizio. Terzo, dipende dal cervello che usa, cioè dal modello linguistico. Quarto, al momento non ci sono dei benchmark ufficiali per misurarne l'accuratezza. E ultimo, ma forse il più importante di tutti, il risultato che ci dà non è la verità. È un dato grezzo che ha bisogno di essere interpretato e analizzato criticamente da un esperto umano. L'analisi umana resta indispensabile. Quindi, per riassumere, il vero valore di Mirofish, la sua vera innovazione, è concettuale. Ci fa smettere di guardare solo al passato e ci permette di iniziare a esplorare tanti futuri possibili, simulando le complesse dinamiche che governano una società. In definitiva, la metafora migliore è quella del laboratorio digitale. È uno strumento incredibilmente potente per fare le prove generali di decisioni complesse, che siano politiche, economiche o di marketing. Il tutto in un ambiente protetto, a rischio zero, per farsi un'idea più chiara di cosa potrebbe accadere. Grazie per averci seguito fin qui. Spero che questa analisi sia stata utile per fare un po' di chiarezza su questa affascinante tecnologia. Uno strumento che, ricordiamolo, non ci dice quale sarà il nostro futuro, ma ci dà la straordinaria possibilità di esplorarne e provarne tanti.